Ci avviciniamo sempre di più all'uscita di Prince of Persia: The Lost Crown. Nonostante abbia faticato a ricevere consenso da parte del pubblico, ora sembra aver trovato la quadra e si avvia come uno dei giochi più riusciti di una Ubisoft che negli ultimi anni sembra non riesca più a capire che pesci prendere. Proprio con questo spirito di voler rilanciare la serie, proponendo una nuova visione del brand, che ho voluto rivisitare quello che è stato il primo tentativo di reboot del brand, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, uscito nel 2003 dalla mano di Ubisoft Montreal, un gioco considerato ancora sottovalutato per diversi aspetti e dall'eredità spesso dimenticata. Iniziamo! Ci troviamo alla fine del 2000 e l'incredibile successo di Prince of Persia 3D ha costretto il team Red Orb a svendere le proprie IP nella speranza di sopravvivere. La proverbiale palla al balzo verrà presa da Ubisoft, software house già nota per Rayman al tempo, ma ancora alla ricerca del successo internazionale che andava disperatamente cercando. Fu possibile grazie all'acquisizione di Red Storm prima e Red Orb poi un ampliamento organico, permettendo la nascita di una nuova filiale all'interno dell'azienda. Molti ex Red Storm ebbero l'opportunità e l'idea di sfruttare il nuovo parco licenze acquisite. Una delle prime idee ad essere concepite fu proprio un rilancio della serie persiana. I primi concept vennero sviluppati ad inizio 2001, subito dopo l'acquisizione di Ubisoft, che al tempo era in possesso del catalogo di Prince of Persia, ma non della proprietà intellettuale, ancora nelle mani del creatore, Jordan Mechner, il quale era ancora molto diffidente, soprattutto dopo la disastrosa esperienza con Prince of Persia 3D. Il team non si perse d'animo e creò velocemente degli asset video da mostrare. Grazie a questa mossa Mechner si convinse talmente tanto da accettare, oltre alla carica di consulente creativo che gli era stata proposta, quella di designer e scrittore del gioco, in modo da portare la sua nuova visione più matura del principe. Questo evento, unito al team giovane e volenteroso di spiccare, prese il nome di Pop Team. Una prima bozza della storia, della quale rimangono pochi dettagli chiari, vedeva un principe alle prese con diversi villain, due intrecci amorosi e politici. La storia deve essere stata scartata perché considerata troppo difficile da sviluppare e articolata da seguire. Si prese quindi la decisione di ripartire da un foglio completamente vuoto, decidendo di riconsiderare un vecchio elemento presente nel primo gioco, le sabbie del tempo. Questo fu il punto di svolta dello sviluppo della trama, aggiungendo un contesto magico alla vicenda, la quale avrebbe creato gli altri 4 pilastri alla base del gioco: tempo e spazio, acrobazie, combattimento e riavvolgimento. Proprio parlando della meccanica del riavvolgimento, nacque come desiderio di gameplay, ma col tempo divenne un punto fondamentale dello sviluppo. Nacque così il pugnale del tempo, utilizzato inizialmente come semplice giustificazione della meccanica del riavvolgimento. Poi scoprì di poter innescare a piacere il prodigio sperimentato per caso nelle stanze del tesoro del Maharaja. Premendo un pulsante sul manico del pugnale, il tempo tornava indietro. Una prima fondamentale ispirazione per il team fu la lettura di Le Mille e una Notte, proprio come il primo storico capitolo, per la creazione dell'ambiente e del mood generale. Successivamente ci furono ispirazioni e influenze da altri giochi. Uno in particolare che viene ricordato molto spesso è quello di Ico, dalla quale presero ispirazione per la costruzione del castello e l'interazione tra i due personaggi. Il gioco venne annunciato a marzo 2003 e rilasciato nell'ottobre dello stesso anno per tutte le piattaforme del tempo, e riscuoté un ottimo successo di pubblico e critica. In particolare Sony of Japan, che fu talmente impressionata dal lavoro del team che si occupò personalmente di pubblicare il gioco nel Sollevante, risultando tra l'altro il miglior traguardo raggiunto dal team al momento, composto principalmente da emergenti e giovani volenterosi di sfruttare il nuovo ambiente delle console di sesta generazione, all'epoca considerate una vera e propria miniera d'oro, anche se inesplorate. Tornando a John Mechner, iniziò a creare lo scenario e la sceneggiatura ispirandosi ad un poema epico persiano, aiutandolo a visualizzare un protagonista molto più arrogante dell'originale, ma non meno maturo. Mechner sentiva che il personaggio non potesse liberarsi completamente dei temi spensierati da Le Mille e una Notte. La storia venne creata per i nuovi arrivati della serie, con forte concentrazione antiguerra e sul tema delle seconde occasioni. Il palazzo di Assad venne modellato pensandolo proprio come un parco giochi per il protagonista, mentre le cutscene
erano ideate per essere ambigue, brevi e che contenessero il maggior numero di elementi di storia e di gameplay. I tre principali personaggi, il principe, Farah e il visir, sono stati creati da Mechner in persona, mentre due personaggi secondari, il Maharaja e il padre del principe, sono stati creati per aggiungere carico e peso al principe, diventati mostri di sabbia proprio a casa nostra. Giochiamo nei panni di un nuovo principe che viaggia con suo padre attraverso l'India per visitare il sultano di Assad. Durante i loro viaggi assediano e saccheggiano una città vicina. Un traditore della città offre tesori all'interno del suo castello in cambio della sua vita. Questo traditore chiede di avere anche il pugnale del tempo come pagamento. Durante l'assedio ci faremo strano nel castello, portando con noi il pugnale e le misteriose sabbie del tempo. Il pugnale del tempo. C'era un intero tesoro di cui vantarmi. Il trofeo della nostra vittoria. Se solo avessi potuto raggiungerlo. Sabbia. Il re di Persia, anziché restare nei patti stabiliti, donerà al figlio il pugnale che il traditore bramava, irritandolo visibilmente. Quest'ultimo invece vendetta e aspetta fino al palazzo del Maharaja dell'India, ingannando il principe a liberare le salvie del tempo tramite il pugnale. Questo provocherà la trasformazione dei soldati dell'esercito di Persia e delle guardie del palazzo in mostruose creature di sabbia. Un giovane principe, caro al padre più di tutte le ricchezze dell'India. Forse potrebbe cortesemente. No! No! Fermo! Il protagonista si salverà grazie al pugnale ed essendo l'ultimo soldato in piedi deve trovare una soluzione al caos, rimediando al suo errore. Mechner insisteva che le sabbie del tempo avrebbero dovuto rompere diversi paletti della formula tipica degli adventure del tempo, soliti a separare gameplay e storia. Le cutscene servivano a veicolare la trama tra livello e livello, permettendo di concentrarsi solo ed esclusivamente sul gameplay. Aggiunta che adoro è il far raccontare la storia dal principe stesso, quasi come un narratore onnisciente che avanza giudizi su quello che facciamo. Ciò significa che il gioco ha questo suo modo molto naturale di esporre la sua trama, senza dover per forza rompere il flusso del gioco, con dialoghi sovrapposti ai gameplay in modo da sviluppare il principe e dare un assaggio di ciò che ci aspetterà. In realtà eravamo in 3. La clessidra. Cosa? Mi sfuggì il significato di quanto avevo visto, ma sapevo, con una certezza che non potrei spiegare, che quelle creature alate avevano un capo. L'uomo che mi aveva indotto ad aprire la clessidra aveva avuto la sua ricompensa. Bramava anche il pugnale e non si sarebbe fermato davanti a niente pur di possederlo. Gran parte dello sviluppo del personaggio è dovuto anche alla terza figura fondamentale di questo gioco, Farah, la figlia del Maharaja, che accompagnerà il principe durante la maggior parte della nostra avventura. Anche se da un punto di vista di gameplay non aggiunge molto, la solitudine che riesce a far provare a noi e il principe è davvero un ottimo lavoro di scrittura. Possiamo però trovarci d'accordo sulla banalità dell'interesse amoroso fra i due, ma trovo azzeccato e sensato trovare del romanticismo classico in un'opera che prende palesi spunti dalla mitologia classica, ricca di storie d'amore. Il setting del palazzo è davvero un gioiello e anche un po' sottovalutato come ambientazione videoludica. A differenza dei precedenti capitoli poi abbiamo diverse località come giardini, bagni, caserme, che si incastrano ottimamente, creando un mondo di gioco ben coeso e focalizzato ognuno su un diverso aspetto del gameplay. Il design del gioco è stato influenzato dal concept che ogni elemento avesse un suo scopo.
il che portava a progettare gli ambienti prima di capire come trasformarle in vere sezioni di gameplay. Nonostante questo approccio inusuale per il tempo, ha aiutato a formare zone brillanti in cui platforming ed estetica si uniscono creando un mosaico fantastico ed ispirando tante produzioni successive. Collegandoci ai enigmi, il problema di giustificare la loro presenza venne affrontato direttamente e di petto. L'esempio migliore è la guardia che ci urla di attivare il sistema di difesa di Assad. Non solo è un puzzle divertente, ma costruisce la tensione in vista di quello che avremmo trovato dopo. Il combattimento è facilmente l'elemento invecchiato peggio, considerando anche titoli cugini del tempo come God of War e Devil May Cry. Ma nonostante questa mancanza di strategia, le animazioni fluide lo rendono visivamente accattivante ancora oggi. No. No. La ragazza non è importante. Dammi il pugnale e io ti darò il potere. La vita eterna sarà tua. Vivere in eterno, quando coloro che amavo sono morti per colpa mia. Preferisco morire. Il gioco si concluderà con il principe che ritornerà al punto di partenza, riavvolgendo il tempo la notte prima dell'assedio in India. Qui cercheremo di avvertire Farah del tradimento del visir, ma sembra che ci abbia anticipato. Altezza, per la vostra sicurezza vi consiglio la fuga. Oh, che fantasia! Non dimenticate che è un soldato persiano. Le mie non erano fandonie. È già successo. Cioè, I tuoi sforzi sono davvero pietosi. Matrudevate Mampahi! Dopo averlo sconfitto, prima di lasciare il palazzo, il principe risponde alla confusione della ragazza con le stesse parole che aprono la narrazione del gioco, sottolineando come tutta la storia sia tratta dal racconto del principe stesso. Una conclusione creativa e pilastro della narrazione videoludica che, grazie al suo equilibrio di ambientazione incredibile e combattimento fluido, ha influenzato una lista quasi infinita di altri progetti successivi. Veramente uno dei giochi realizzati e picco del brand del mondo dei videogiochi. chiamami pure Kakolukiam.